Ciao a tutte e benvenuti sul mio canale, sono contentissima, il mio canale Dolci Riflessi. Oggi vi propongo l'ultimo tutorial della stagione invernale. Si passerà dalla prossima settimana con i filati estivi, primaverili, insomma con il cotone eccetera. Allora vi propongo questo poncio, un classico. Perché un poncio? Perché mi è stato richiesto in molte, perché in questo periodo il poncio va tantissimo. Nel cambio di stagione con una camicia, una maglia leggera, sopra si mette il poncio e via. Velocissimo da portare e comodo. Questa volta l'abbiamo realizzato, non si vede tutto, mi dispiace, l'abbiamo realizzato con due punte. Eccolo qui, con solo 300 grammi di filato, pochissimo, poco e veloce. Ho scelto un punto anche non molto complicato proprio per il fatto che comunque il filato rende tantissimo e non serve complicare. E per quanto riguarda lo scollo, vedete molto morbido. Per quanto riguarda lo scollo, potete anche farlo più profondo se volete, basta semplicemente allungare i due pannelli, un modo proprio semplice da realizzare, ci sono soltanto due cuciture qui e dietro, semplice, carinissimo, molto molto carino, mi piace, mi porto tantissimo, mi avvicino un po', ecco così parliamo. E poi ci saranno altri progetti, ve lo voglio proprio dire velocissimo, altri progetti la prossima settimana, inizieremo con gli accessori, con il cotone, con bellissimi filati che abbiamo già visto insieme. Allora, io passo subito a farvelo vedere un pochino da vicino e poi ai materiali e al tutorial. Prima di passare ai materiali vi voglio dire subito le misure del poncio, ve le voglio dire subito in maniera che vi rendete conto se volete farlo più largo oppure no. Allora, da qui dal collo sono all'incirca 43, insomma cucito sui 43, e quanto riguarda il collo, come lo dirò anche alla fine del video, è 14 in un lato, per cui per 2, e la larghezza è sui 19 centimetri. Insomma, il poncio è molto molto lungo, non è proprio piccolissimo. Ora vi dico anche la lunghezza dal collo fino alla punta, così avete tutte le misure, che se volete potete farlo anche insomma più grande o più piccolo, su 67 centimetri. Ecco qui, lo faccio vedere meglio, 67 centimetri. Ecco qui. Allora, per quanto riguarda le misure ve le ho date tutte, ora passo ai materiali e al tutorial, che è semplicissimo. Infatti ho scelto questo punto proprio perché in questo periodo vogliamo fare qualcosa di veloce, gli ultimi filati che abbiamo in casa. Questo è molto bello, poi comunque potete sostituirlo anche con il Bravissimo o altri filati che avete. Passiamo subito ai materiali e al tutorial. Come filato ho scelto Allen, molto bello, un bellissimo colore, già l'ho utilizzato per un altro progetto. Questo è il colore che ho scelto, sono 100 grammi. Si lavora e si consiglia uncinetto 5, 5 e mezzo, noi lavoreremo con il 5. Sono il 58% acrilico, il 42% nylon, sono 190 metri, per cui è un bellissimo filato morbidissimo. Per quanto riguarda l'uncinetto ho scelto il numero 5, ho voluto scegliere un uncinetto più, non proprio più piccolino, ma una lavorazione molto forata, per cui questo uncinetto è adatto, poi sempre in base alla vostra mano. Allora, io ho già preparato il primo pannello per questo poncio, perché dovremmo realizzare due pannelli. Io vi do subito le misure già dall'inizio, così. Allora, dobbiamo realizzare, poi siccome è molto elastico, diciamo che le misure sono sempre all'incirca. Questi sono 72 centimetri di lunghezza. Ora vi dico l'altezza. Circa 44-43 centimetri. Io già l'ho preparato, che è morbidissimo. Ho deciso di realizzare questo punto a V perché ovviamente come filato è molto colorato, poi è morbidissimo, è proprio veramente molto bello, e sinceramente realizzare un punto particolare, siamo a fine stagione, vogliamo subito iniziare
con i cotoni e con filati diversi, per cui si realizza in pochissimo tempo e credo che questo sia il punto più adatto. Allora, adesso che vi ho dato le misure, iniziamo subito con l'avvio. Io farò un piccolo campione perché appunto a V, punto semplicissimo, non c'è bisogno insomma di farvi vedere proprio tutto quanto diciamo tutti i punti, però essendo che è molto facile come lavorazione farò un piccolo campione. Voi dovete avviare 80 catenelle per questo lavoro e per questa misura, 80 catenelle con l'uncinetto numero 5. 80 catenelle più una, per cui io ne ho avviate un po' per fare il campione. Quando avete realizzato 80 catenelle più una, per cui 81, ci alziamo di 3 catenelle. Da 3 catenelle contiamo 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alla sesta prendo l'uncinetto e il filo, entro nella sesta catenella e realizzo una maglia alta. Riprendo il filo e passo l'uncinetto. 2 catenelle di separazione, prendo di nuovo il filo e sullo stesso punto realizzo ancora una maglia alta, passo su 2 asoline, passo su 2 asoline. Ora non facciamo altro che contare 4 catenelle, per cui da qui che abbiamo realizzato 1, 2, 3 e 4. Prendo il filo, alla quarta catenella entro con l'uncinetto e realizzo sempre una maglia alta, cui passo su 2 asoline, prendo il filo e 2 asoline, 2 catenelle di separazione, prendo di nuovo il filo, sullo stesso punto realizzo il punto V, per cui prendo e realizzo una maglia alta sempre. Questo lo faremo lavoreremo per tutti i punti, per cui prendo ancora il filo, conto 4, 1, 2, 3 e 4, entro nella catenella e lavoro una maglia alta, 2 catenelle, prendo ancora il filo, entro sullo stesso punto e realizzo sempre una maglia alta. Contiamo 4 ancora, 1, 2, 3, 4. Entro con l'uncinetto nella catenella, scivola un po' all'inizio perché è molto morbido il filato, maglia alta, 2 catenelle e di nuovo una maglia alta sullo stesso punto. Proseguo ancora, 2, 3 e 4. E di nuovo entro sullo stesso punto, maglia alta. Conto ancora 1, 2, 3 e 4, maglia alta e di nuovo. Ora dobbiamo semplicemente saltare una catenella, entrare nell'ultima e fare una maglia alta. Saltiamo una catenella e maglia alta. Per sollevare il lavoro 1, 2 e 3, giro il lavoro, entro nel punto V, prendo il filo, entro dentro proprio alle 2 catenelle che abbiamo fatto in precedenza, maglia alta, 2 catenelle e ancora entro nello stesso punto, maglia alta. Proseguo sempre in questo modo, entrando dentro al punto V, realizzo sempre le 2 catenelle, rientro, facilissimo. Proseguo fino a tutta la riga, prendo un po' di filo, ancora, maglia alta, 2 catenelle, maglia alta, sempre sullo stesso punto, e ancora, mi lavoro tutta la riga proprio per farvela vedere.
ecco qui, maglia alta, prendo il filo, punto successivo, 2 catenelle e maglia alta. Allora adesso siamo arrivati alle 3 catenelle finali, vedete che abbiamo finito la riga, entro nella terza, prendo il filo, entro nella terza catenella, prendo il filo e lavoro una maglia alta. Di nuovo le 3 catenelle per iniziare a lavorare la terza riga, quindi prendo il filo, entro dentro alle 2 catenelle che abbiamo fatto in precedenza e lavoro ancora 2 catenelle e rientro. Il punto è facile che per questo poncio va benissimo, perché in questo periodo sicuramente abbiamo poca voglia di lavorare diciamo i filati invernali, e in questo modo lo lavoriamo con molta velocità, c'è comodo nel cambio di stagione e andiamo avanti con molta, vedete come è forato, comunque non è proprio punto pieno, e abbiamo terminato, per cui lo useremo con, ecco qui, con facilità. Adesso prepariamo tutti e due i pannelli. Adesso questa è la parte lunga, vedete? È la parte lunga, no? E la mettiamo da questa parte, devo ancora sistemare tutti i fili, e prendiamo la parte corta, che è questa, la dobbiamo unire e cucire. Prendiamo 2 marcapunti, ecco qui, fate combaciare bene le catenelle in maniera di non rendere più stretto e più lungo, così è perfetto tutte e due le parti. Questa è la prima parte che andremo a cucire. Adesso dobbiamo far combaciare anche la parte opposta, giriamo in questo modo e dobbiamo far combaciare questa parte. Ora, per farvi vedere meglio, questa è la parte dove abbiamo messo i marcapunti, no? Ho girato sotto la parte, questo verrà cucito. Allora, questa è la parte dove abbiamo messo i marcapunti. Piego in questo modo e metto altri 2 marcapunti nel primo, e nel secondo, sempre badando bene a non tirare, poi dopo io lo controllo ora giusto per farvi vedere. E ora, girando, dobbiamo far combaciare la parte opposta, che è questa, in questo modo, e metteremo altri 2 marcapunti. E queste sono le cuciture che dobbiamo fare. Come vedete, qui dove entra la testa, per quello che vi dicevo, se vi risulta corto allungate leggermente, per me la misura è perfetta. Allora, questo è il poncio e dobbiamo iniziare a cucire. Ora vi faccio il disegno. Allora, ora vi dico, finito i 2 pannelli, che già vi ho dato le misure all'inizio del tutorial, dobbiamo unire una parte, che è questa, che vi voglio far comprendere bene, una parte, che prendo una parte del pannello, vedete questo è quello unico, l'ho piegato qui e, peccato che non si vede tutto, prendo una parte e qui ne prendo un'altra, e per cui risulta il poncio. Casomai, ecco, vi faccio un disegnino. Allora, per capirci, noi abbiamo fatto il primo pannello, che è questo, e poi abbiamo fatto un altro pannello. Noi dobbiamo fare una cucitura, che è questa, del secondo pannello, che è qui, e qui prosegue il pannello, vedete che è piegato, e da questa parte, così si vede meglio, che questo prolunga, che è piegato,
Qui anche qui ci va la cucitura che è dalla parte opposta, per cui ci sarà una cucitura qui in avanti e una cucitura dietro. Per cui le cuciture sono due. Facilissimo, molto facile. Diciamo questa è la base proprio del poncio, super veloce. Allora, ora iniziamo a cucire. Vedete, questa è la parte della testa. Iniziamo a cucire e il poncio è terminato. Adesso che iniziamo a cucire, cuciamo sia la parte A e la parte B, tanto sono due cuciture. Proseguo fino al termine. Certo, ho preso un ago gigantesco e il filato è piccolino, però va bene, ci passa. Proseguo fino ad arrivare alla parte opposta e poi inizierò a cucire, a fare anche la seconda cucitura, per cui farò questa e poi farò la seconda che è dalla parte opposta. Mettete sempre un marcapunti, controllate sempre la misura, che siano uguali, che non tiri troppo il filo ma che sia perfetto, perché poi dopo fa difetto quando indossate il poncio. E ci vediamo al termine. Ecco qui, ho terminato. Ora vi do le misure del collo. È molto ampio, bello, lungo, e poi il fatto che sia tutto forato, insomma, è pesante, ma allo stesso tempo, insomma, passa aria. È perfetto per questa stagione. Allora, ora vi do le misure del collo. Allora, per quanto riguarda la larghezza è 19 e qui è 14 per lato, per cui 14 più 14 prende proprio, è abbastanza ampio, vedete? Però devo dire che non è larghissimo. Se lo volete più largo, basta allungare insomma i pannelli, farli leggermente più lunghi di qualche centimetro. Allora, io spero che il tutorial vi sia piaciuto e da adesso in poi passeremo, come ho detto già prima, ai filati estivi, a progetti anche insomma primaverili. Un bacio a tutti e ci vediamo ai prossimi tutorial. Ciao!